Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Ciao Oggi ragazzi. siamo in compagnia di Roberto Ciao ragazzi! e continuiamo le nostre collaborazioni, no Roberto? No, vedo che i video piacciono. Oggi siamo in compagnia anche di una bella ibrida targata BYD, abbiamo la SEAL 6 e abbiamo anche una versione molto particolare perché abbiamo la versione Boost, che sarebbe tra parentesi la versione entry level, che però adesso vedrete che ha praticamente di tutto. Sì, allora qui parliamo di un'auto comunque che ha una batteria, è un'ibrida ricaricabile, ha una batteria da 10 kWh, 10,8 kWh e ne esiste l'altra versione, la Comfort, che ha una batteria da 19 kWh, quindi quasi 20 kWh, il doppio praticamente. C'è chi la sceglie così, la Boost ha questo allestimento qua che comunque secondo me è già più che completo. Sì, beh, a livello di accessori, poche rinunce. Sì, anche a livello di ADAS o cose del genere. Ringrazio Auto Torino per averci dato la possibilità di realizzare questo video e ci hanno dato questa Boost qua, che torno a ripetere è la versione base, cioè l'entry level. Sì, ha praticamente tutto. Tutto. Per quanto riguarda gli ADAS, ricordo che ha preso 5 stelle all'Euro NCAP, quindi è completa di tutto, ha tutto quello che serve. Quando apriamo la porta non si apre se arriva un'altra persona, quando facciamo retromarcia si ferma se ci sono auto che... Praticamente abbiamo, a livello di ADAS c'è tutto. ADAS non manca niente, a volte sono anche un po' troppo invasivi. Vabbè. Per quanto riguarda appunto questa qua degli ADAS e per quanto riguarda il video che siamo andati a provarla su strada, andate a vederlo sul canale di Roberto, perché lì andiamo a fare la prova consumi e siamo saliti qua al Piancavallo dove siamo adesso. E lì vediamo come si comporta l'ibrido di BYD in situazioni di fatica. Esatto. E allora adesso io direi facciamo un bel giretto intorno, anche perché l'auto è tanto grande, è 4,84 m. A tal proposito, dato che ci sono 6 gradi, io ti aspetto dentro. Tu Ok, va bene, a fare io faccio il giro intanto. Bene, partiamo da questo frontale molto importante secondo me, guardate che bel frontalone che c'ha, la scritta BYD qui in centro, i fari sono full LED e per questo ho fatto un video, ho realizzato un video di notte, se volete andarlo a vedere, che secondo me è molto interessante perché fa vedere come si vede. Poi davanti qua non abbiamo tante cose da ridire, la linea è bella, piace e questa è la vista laterale. Eccola qua, adesso io mi allontano un po' così ve la faccio vedere vista lateralmente e dal basso. Belli questi cerchi da 17 pollici tutti neri, guardate che vista, eccola qua. Bene, abbiamo, a proposito di cerchi, abbiamo delle ruote dell'Hankook Ion che sono fatte apposta per l'elettrico, 17 pollici, una ruota che fa 225/55 raggio 17 come vedete, e questa è l'auto. Qui poi abbiamo degli indicatori di direzione che, torno a ripetere, se andate a vedere il video dove ho fatto di notte li vedete benissimo, tutto a LED. Qui abbiamo la particolarità di avere l'NFC, quindi io arrivo con il mio cellulare, lo appoggio, lui me lo riconosce e mi apre l'auto, quindi anche senza chiave. Poi Roberto si è blindato dentro perché fa freddo e questa è la vista posteriore. Eccoci qua. Ringraziamo ancora Auto Torino per averci dato la possibilità di fare questo video. Qui abbiamo la scritta DMI, qui poi abbiamo la scritta SEAL 6 che sarebbe il modello e questa la vista posteriore. Vista così, bello questo estrattore fatto così sotto che dà tanta sportività. Vedete qua la retrocamera, dov'è? Molto in basso. Bene, io adesso direi di aprire il bagagliaio, di far uscire Roberto da lì. Roberto, se puoi uscire che misuriamo il bagagliaio, non fa più freddo. Vieni pure. Ma passami il metro da qua. No, era soltanto per dirvi che è una cosa rara per le auto cinesi, ma abbiamo anche il classico portasci. Quindi se avete qualcosa di più lungo da dover caricare, magari anche qualche mobile che vi portate all'Ikea, qui comunque potete fare, insomma, passare dei carichi anche più lunghi. Un'altra cosa che mi piace è che questi sedili si abbattono veramente velocemente. Come vedete li abbiamo abbattuti veramente in un gesto. Adesso misuriamo un attimo il bagagliaio chiuso e aperto. Qua lasciamo su il sedile,
Vieni Roberto, se vuoi misurare, togliamo le calze, perché da oggi è obbligatorio avere le calze. Allora, io direi di andare dal tuo sedile, tu sei alto più di 1,80 m, e vediamo se dovessimo mai caricare qualcosa di lungo, quanto arriviamo a caricare. Beh ragazzi, qua è 1,80 m, questa sarebbe una soglia di carico ideale. Quindi insomma ragazzi abbiamo esattamente 1,86 m. Buono. Quindi potrei mettermi qui a dormire tranquillamente senza nessun problema. Quindi ragazzi, il vantaggio delle station wagon è secondo me anche questo. L'auto è molto lunga, ci permette di avere tanto spazio a bordo, i litri sono più di 600, forse il piano di carico non è tanto alto, però in realtà un piano lungo è più sfruttabile rispetto a un carico profondo, a un bagagliaio profondo. Quindi secondo me direi che ci siamo. A livello di finiture come ti sembra, Lorenzo? Ma mi sembra, cioè guarda anche là dove hai buttato giù il sedile, che vediamo qua, c'è comunque quella moquette là che è molto spessa, perché è grossa come rifinitura secondo me, ma guardate come è curato. E poi abbiamo doppia luce a LED dentro, che illumina sia a sinistra che a destra, che può sembrare una cavolata, ma metto la borsa della spesa qua, non vedo più la luce, avendone due di sicuro è più ben fatto. Ah, vedo che hanno messo anche la 12 volt e i ganci per appendere magari delle borse, sia di qua Che di qua. che Sì, di sì. qua. E poi vabbè, abbiamo sempre la possibilità, volendo, di fissare con una rete i bagagli. Guardate la cura, non so se riesci Lorenzo a far Sì. vedere, questo è notevole. Questo è un gancio tutto in metallo, ce ne sono ben 4 addirittura, però comunque abbiamo anche un sottofondo, se vuoi alzare qui sotto, Roberto, guardate qua, abbiamo un altro spazio, saranno altri 5 cm di altezza, ma guardate anche come è rifinita qua sotto, che non c'è nessun, cioè non avrebbe senso di rifinirla così bene, ma guardate come è rifinita. Qui abbiamo addirittura anche questa aletta qua che possiamo togliere e recuperare spazio. Controlliamo un attimo le misure adesso del bagagliaio standard, quindi non con i sedili abbattuti, giusto per vedere quali sono. Allora, vediamo un attimino. Qui abbiamo una profondità di... Allora, io direi, beh, siamo praticamente oltre il metro, teniamo sempre questo punto come riferimento, direi 1 metro e 1 centimetro. molto buono. Che non è affatto poco. Misuriamo la larghezza ideale del pannello, Ok. perché qui ci sarebbe comunque possibilità anche di andare avanti, e siamo a 93. Mentre invece l'altezza, misuriamo circa l'altezza della cappelliera, siamo sui 40 cm. Come ho detto è più profondo che alto, però secondo me così si sfruttano meglio i bagagli, è più facile caricare più roba. Beh, qua ci sta tranquillamente, secondo me un letto, un materasso singolo ci sta tranquillamente. Se non sapete dove appartarvi magari con l'amorosa, direi che qui ci si sta bene. Sì, belli comodi anche. Bene, io adesso direi di salire dietro e vediamo un attimo lo spazio. Per chiudere il bagagliaio, questo si chiude l'auto, adesso così, hop. Eccoci qua, auto chiusa. Ok, adesso Roberto sale su in auto dietro di me, dove ci sono, eccolo qua. Il sedile è impostato sulla mia altezza, in questo caso qua. Spazio, Roberto? Anche troppo. No, non dico che riesco a incrociare le gambe, però abbiamo un passo di 2,74 m, che è veramente, veramente tanto. Sopra i 2,70 m è tutto regalato. Quindi ragazzi, qua spazio ce n'è finché vogliamo. Addirittura questo sedile, che penso sia tirato quasi indietro del tutto, vediamo come si sta. Cioè, ricordiamo quanto alto sei, E Roberto. direi, io sono 1,85 m, quindi sono abbastanza alto anch'io. Mi piace anche il, non so se riesci a inquadrare, Salivo. qui abbiamo un pavimento che è quasi piatto, Sì, quello sì. poi vedo che hanno messo 2 porte USB qui sotto e anche una presa d'aria che si può comunque switchare in 2 direzioni. Sì, sono 2 prese USB-C a ricarica veloce perché sono 18 watt se non sbaglio, non arriva a 60 queste, però abbiamo già una buona ricarica. Non male. Volevo far notare anche i tappetini come sono fatti, è la prima volta che vedo dei tappetini fatti così, sono come in plastica che puoi lavarli e non il classico tessuto. Penso che ce ne saranno vari modelli probabilmente. Mi piacciono gli attacchi Isofix, quindi se avete i passeggini, guardate che roba, questi sono il top, questi sono veramente molto pratici, ma anche i sedili mi piacciono, cioè in realtà faccio fatica a criticarli. Sulla versione Comfort sono anche ventilati, sulla versione base, sulla versione Boost che abbiamo qui no, e anche il bracciolo è rifinito come si deve, e qui come avete visto prima si può accedere anche velocemente al bagagliaio, quindi in realtà è una macchina
che è anche facile, secondo me, da sfruttare come si deve. Direi che spazio ne ho. A livello di testa, io Beh. ragazzi, mi sa che non tocco assolutamente. Ci sono anche 2 spot di luci, eccoli qua, sono touch, fanno una bella luce e per questo vi rinvio al video che ho fatto di notte, così vedete tutta l'illuminazione interna. Poi abbiamo la maniglia per appendersi per scendere durante il viaggio, perché qualcuno mi ha detto: Lorenzo, guarda che la maniglia non serve per scendere. Ok, serve per quando si fa i giri, così sono tutti d'accordo. Poi lì abbiamo un appendicamicia, un appendigiacca, quello che c'è. Le cinture sono regolabili in altezza, anche questa è una bella cosa. Abbiamo delle tasche qui comunque fatte bene con... Ci sono 10 euro. Ah sì, 10? Beh, buoni, sono nostri. E i materiali là, Roberto, cosa ti sembrano del pannello porta? Allora, come sempre su questa tipologia di auto abbiamo la parte alta che tende a essere rifinita meglio. Infatti qua ragazzi abbiamo tutto materiale morbido, anche qui dove appoggiamo il gomito morbido. Qui abbiamo una plastica sempre morbida e qui comincia la parte rigida, che in realtà in questo caso abbiamo anche qui sopra. Allora, qui abbiamo una finitura in plastica, mentre invece sulla parte anteriore questa finitura è sempre in plastica ma gommata. Quindi anche in questo caso abbiamo una finitura del pannello anteriore, anche se di poco, leggermente più nobile rispetto alla parte dietro. Mi sembra che per il resto anche sono belle queste cuciture qua sui sedili. No, le cuciture a vista mi piacciono sempre tanto. Molto, molto belle, anche il cielo rifinito bene, non ci sono giunte di dove viene appoggiato, a differenza di altri marchi. Cosa particolare, qua non abbiamo la maniglia per quanto riguarda ma abbiamo un portaocchiali. Ah, Hai visto? Al posto della maniglia hanno messo un portaocchiali, fatto così, molto carino secondo me. magnetico, Sì. ci sta. Molto bello, piace. Anche qua come sono fatti i sedili dietro e tutte le... è rifinita bene, poco da dire. Vista da dietro è così la plancia, guardatela qua, molto minimal, forse anche un po' troppo minimal secondo me, perché mancano dei pulsanti. Qualche pulsante in più ci sta. Sì, esatto. Adesso andiamo davanti così andiamo a vedere qualche chicca che ha. Allora, piccola correzione, adesso che ho guardato meglio i pannelli, non abbiamo nessuna differenza tra quello anteriore e quello posteriore, perché questa parte è morbida su entrambi i rivestimenti, quindi BYD sta facendo meglio di altre case automobilistiche che non nomineremo oggi. Sì, diciamo che è rifinita con cura. Torno a ripetere, questo qua è il modello entry level. Beh, ad esempio qua c'è un pulsante che secondo me è molto interessante, che ci permette di aprire il bagagliaio praticamente già dalla portiera. Sì, anche il tasto del serbatoio c'è, perché questa ha 2 serbatoi, nel senso che abbiamo 2 sportelli, uno per la benzina e uno per la ricarica elettrica. Poi abbiamo qua tutti quanti i finestrini elettrici, specchietti, eccetera, eccetera. Molto ben rifinita. E adesso torno a ridirvi, andate a vedere il video di notte perché non c'è una parte che non sia illuminata. Qui poi abbiamo dei sedili elettrici sia per quanto riguarda il guidatore che anche il passeggero, abbiamo visto. Guardate anche la cura del dettaglio qui sulla cintura, per non far rumore, è tutta rivestita, in modo che non ci siano vibrazioni. Particolare anche questo sottotunnel qua, che vedete ci sono 2 prese USB-C, eccole qua, e poi c'è quell'accessorio là che viene già dato in dotazione che è un tagliacintura o rompivetro in caso di incidente. Speriamo mai, però comunque ce l'abbiamo. I sedili a me sembrano più che buoni, no? Anche come sono fatti così tutti forati e poi abbiamo anche la cucitura a vista. Roberto, abbiamo fatto un po' di chilometri, mi sembravano comodi. Sono comodissimi. Sarebbe da capire in estate come sono, però sulla versione più accessoriata sono ventilati. Però già il fatto che siano traforati è una buona cosa. Sì, sono molto... Anche qua vedete il bracciolo, come è fatto qua, adesso non so questo materiale se sia semipelle, adesso non so se è velluto, cos'è secondo te Roberto? Allora, ricorda un po' l'Alcantara, però non saprei dirti adesso il materiale giusto, come si chiama. Sono comunque quasi tutti tessuti vinilico e copelle, possiamo dire, quindi in realtà sono derivati comunque plastici che però al tocco sono schiumati, insomma più belli da toccare. E sono ben fatti. Adesso saliamo a bordo, eccoci qua. Qua abbiamo, in questo caso qua che abbiamo la versione Boost, un display da 12 pollici e 8, in questo caso qua, e un driver display da 8 pollici e 8. Piccola critica da dire, adesso vi accendo un attimo l'auto.
Le scritte sono veramente piccole, sono molto molto piccole secondo me. Adesso noi siamo giovani, ancora ci vediamo bene, ma se troviamo una persona che non ci vede bene, le scritte qua vanno proprio zoomate, diciamo così. No, io porto gli occhiali da vicino, però comunque essendo oltre il metro ancora ci vedo. Sì, mi sembra per il resto tutto bene, anche i tasti del volante ben fatti, anche qua guardate la Il rotellina. volante è uno spettacolo. Sì, veramente. È molto, molto scenico. Poi qua abbiamo i terzi e di qua abbiamo il cambio. Cosa che manca, il retronebbia non c'è a portata di mano da accendere. Bisogna andare per forza nel menu delle impostazioni e da qui andare su luce e mettere fendinebbia posteriore, che è qua dietro. Quindi fare tutti questi passaggi qua per accenderlo. Non so se c'è un modo, magari forse sul tasto preferiti, da mettere fendinebbia. Beh, magari sotto nei commenti ce lo direte. Sì, magari chi ce l'ha o chi la sta usando la può vedere. Display da 12,8 oppure esiste anche quello da 15,6 nella versione più alta. Già questo secondo me fa la sua figura, sarebbe sicuramente interessante vedere l'opzione più grande. Allora, una critica invece mi sento di farla alle prese d'aria, perché così in basso secondo me non aiutano tanto a climatizzare bene l'abitacolo, però anche in questo caso sarebbe da vedere in estate come si comporta, perché se voi direzionate i flussi verso l'alto, poi a cascata avete sempre una climatizzazione migliore, che comunque oggi mi è sembrata adeguata. Su questa versione non abbiamo la ricarica wireless, che però è presente nella versione Comfort. Andiamo a vedere un attimo com'è il cassetto. Allora, come vedete è frenato, quindi non vi arriva sulle ginocchia, e abbiamo anche in questo caso una bella illuminazione a LED, quindi praticamente qua LED dappertutto. Sì, a proposito di LED, prova a tirare giù la letta parasole e vedi che anche qua, comunque tu quando la apri, c'è un faro praticamente, ok. un faro a portata di mano. Bello anche quello lì. Qua abbiamo anche qua tutti i tasti, cioè è tutto touch, anche qua le plafoniere a LED. Gli interni ragazzi qua sono studiati proprio bene. Secondo me è ottima come interni. Qua abbiamo il sensore adesso che ci controlla sempre se stiamo guardando la strada e non stiamo guardando in giro, e quindi lui ti dice guarda la strada continuamente e quella è una cosa impressionante. Poi che dire, ecco una cosa che ho detto sul video dell'infotainment è che possiamo mettere che i finestrini si chiudono quando iniziano a piovere. Questa è una cavolata, ma secondo me finalmente qualcuno ci ha pensato. No, beh, sicuramente avendo il sensore pioggia abbiamo anche tutti e quattro i finestrini con l'antischiacciamento, quindi lui li alza senza paura di magari far male a qualcuno. Un'altra cosa che in realtà qui sono andati di sottrazione è quella di non aver messo nessuna scorciatoia fisica per il climatizzatore. Allora, qui abbiamo display grandi su tutte le versioni e si va bene ad armeggiare con le dita, però secondo me qualche tasto fisico ci sarebbe stato. Sì, perché ogni volta bisogna andare qui, metterci qua, quindi distrarsi un attimo dalla guida, e qua mettere i flussi d'aria, le temperature e tutto quello che va dietro. Comunque, insomma. questa scorciatoia è utile, penso sia anche programmabile. Vediamo. In teoria sì, si può, vedi, puoi personalizzarla come vuoi. Abbiamo Android Auto e Apple CarPlay wireless, cosa non scontata. No, assolutamente. Ci sono tante auto che ancora non ce l'hanno. E poi, sempre dove di solito c'era il cambio, abbiamo tutti i tastini del mod, che qua possiamo mettere neve, dopo possiamo mettere normal oppure eco oppure sport, quindi il motore lavora alla grande, il massimo della potenza è qua. Abbiamo i doppi indicatori di direzione, il tasto di accensione, il tasto per selezionare se vogliamo solo elettrica o ibrida ed elettrica. Poi abbiamo per spannare i vetri, e questo comodo perché è il volume per il passeggero, che può alzare e abbassare il volume del nostro. Adesso noi la accendiamo, adesso vi faccio vedere la presentazione di BYD, eccoci qua. Ecco, una cosa che non capisco, ogni volta che si accende parte in automatico la ventola al massimo per quei 2-3 secondi. Beh, in questo caso, non so se avevi visto, avevamo un attimo appannato i vetri e lei è andata a pulirseli subito. Non so se sia una cosa fatta apposta, però ci siamo. Sì, anche perché questa è dotata di tutti i filtri per quanto riguarda per depurare l'aria e tutto quello che va dietro. Sì, vedo che siamo connessi in 4G alla sua SIM, i suoi dati. Tutto quel che serve. Ci siamo. Sì, ho fatto un video comunque anche sull'infotainment, quindi se volete andarlo a vedere andate a vederlo, che lì vedete come funziona, anche perché far tutto un video mi sembrava un po' troppo lungo, così l'ho riassunto tutto quanto. Per il resto mi sembra a posto.
Torno a ripetere, non andiamo a fare il giro di prova per farvi vedere come funziona, per quello andate a vedere il video che ha fatto Roberto nel suo canale Auto per Tutti. Però direi di andare a vedere come è fatto il motore. Sì, andiamo a vedere come è fatto il motore, dai. Bene, Roberto, cosa dici? È abbastanza grande come... Allora, io non so cosa, cioè, dovreste alzarlo perché è veramente pesante. Un attimo che lo metto in posizione. Se Non hai pistoncini se per- volete fare un po' di bicipiti, direi che ci siamo. Comunque è enorme, molto grande questo vano. Secondo me ci si lavora anche bene per essere un ibrido, me l'aspettavo. Bene che sia fonoassorbente e quindi il motore si sente meno, direi che mi sembra in ordine. Sì. Questo è il motore, eccolo qua, è un 1500 aspirato. Sì. E poi qua abbiamo la parte elettrica appunto che viene messa in serie, in parallelo, dipende dall'utilizzo. Da come la stiamo utilizzando, però dai, direi che è un vano motore fatto come si deve, nuovissimo. Nuovissimo, l'auto me l'è andata con 26 km, quindi è proprio nuova. E qua abbiamo tutti i rabocchi, quindi non c'è, vedo che spazio ce n'è. Non dovremmo restare a piedi, direi che ci siamo. Beh dai, comunque siamo in discesa. Guardate i fari, eccoli qua un po' accesi. Mi sembra un'auto fatta molto bene. Io direi di fare le conclusioni e in caso andate a vedere, anzi andate a vedere quello che ha fatto Roberto, il video di prova su strada, perché secondo me è molto interessante. Bene, eccoci qua con la nostra super tettoia qui aperta, che ci ripara dall'aria. Questo è il cofano modello Robespierre, perché se ci cade addosso ci decapita. È veramente impressionante quanto grande è. Signori, io vi saluto, ringrazio ancora Roberto per avermi fatto compagnia e così andate a vedere il suo video perché è molto interessante. È un video che senza filtri, nel senso che noi abbiamo fatto la prova su strada con le salite. Adesso l'andiamo a completare perché siamo saliti, abbiamo fatto il video suo e adesso torniamo giù. Si è comportata in modo, beh, andrete a vederlo. Comunque dai, è stato secondo me una bella esperienza. Questa BYD mi sta piacendo. È un'auto, beh, come rifiniture, come spazio, come abitabilità, come tutto, è un'auto che va alla grande. Allora, livello, adesso diciamo. questa è anche un'auto adatta per le aziende, perché ci sono sgravi fiscali, quindi magari se vi serve un'auto per la vostra ditta, potrebbe essere un'auto ideale. Anche per le famiglie, secondo me, una station wagon è sempre un'auto da valutare, quindi direi che è sicuramente un mezzo interessante. Sono curioso di vedere adesso quali saranno i consumi finali quando arriviamo a casa e vediamo un attimino. Si è comportata bene fino adesso, adesso vediamo. Andate a vedere il video perché ne vedremo delle belle, dai. Signori, ringrazio ancora Roberto, ringrazio Grazie Auto Lorenzo. Torino che ci ha dato l'auto Sì, da provare con 26 km. Nuovissima. Nuovissima, ci ha dato il pieno di benzina e il pieno di batteria, quindi abbiamo proprio il massimo. E se il video vi è piaciuto, un bel like, iscrivetevi al canale mio e di Roberto, facciamo la collaborazione per quello, e soprattutto commentate più che potete e cercheremo di rispondervi in qualche modo. Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Vabbè, se saluto in qua davanti.